Ciao amici, buonasera a tutti. Guardate qua che cosa c'ho. Oggi avevo voglia di farmi delle cotolette di sardina. Spettacolo. Adesso queste me le preparo per bene, le squamo, le viscero, faccio proprio la cotoletta, le apro al libro e poi mi trito fine le erbe aromatiche. Sto usando delle erbe cipolline e del prezzemolo. Poi queste le mischio con la pastella, proprio devono essere sottili e tagliate finemente, in modo così che si amalgamano per bene. E poi impano le sardine nel frigo. Quindi vi consiglio di seguire la ricetta e farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io intanto continuo col trito delle erbe e poi ci vediamo più tardi per l'assaggio. Come ho detto, le erbe devono essere tritate molto finemente perché si devono amalgamare per bene con la pastella che farò. In questo caso ho utilizzato erba cipollina e poi adesso un po' di prezzemolo, tolgo il gambetto, anche questo lo taglio molto sottile, faccio una grana sottilissima. Si possono usare anche delle altre aromatizzazioni per la pastella, quindi altre erbe aromatiche come può essere il timo, come può essere la salvia, insomma un po' a preferenza. Io prezzemolo, erba cipollina ce l'ho a portata di mano e quindi uso queste. 2 uova che sbatto in un piatto e quindi con un po' di sale e pepe come condimento le faccio bene amalgamare alle erbette. Sbattute le uova con le erbette aggiungo acqua frizzante. L'acqua frizzante mi serve per far lievitare leggermente, far gonfiare leggermente la pastella, perché la pastella deve uscire un po' cremosa e quindi con l'acqua frizzante questo avviene facilmente. Ecco qua, ben sbattute le uova, adesso metto mezzo bicchiere di acqua frizzante, guardate come frizza e quindi schiarisce anche, fa tutte quelle bollicine con l'anidride carbonica che poi con la farina che aggiungo otterrò una crema. La quantità di farina da utilizzare dipende moltissimo anche dalle uova che dovete mettere, dalla quantità di sardine che dovete friggere. Comunque io in questo caso ho usato 2 uova, mezzo bicchiere di acqua frizzante e poi 4 cucchiai abbondanti di farina zero. Adesso ottenuta la crema lascio riposare in frigorifero. Mi dedico alla pulizia delle sardine. Come vedete la prima lavorazione è la squamatura, leggera, attenta perché la pelle della sardina è molto delicata, quindi è un'operazione da fare pian piano. Tolgo le squame dalle sardine, poi la decapito e levo l'interiora dentro. Adesso faccio il filetto. Vedete, col dito passo vicino alla spina centrale. Dopodiché, avendola aperta al libro, pian piano, sempre, tolgo anche la spina dall'altra baffetta della sardina e ottengo il filetto al libro. Adesso utilizzo anche un altro sistema per renderle esteticamente più gradevoli, soprattutto se si devono fare marinate, cioè le sfiletto con un coltellino. Guardate, passo il coltello sotto, poi le apro e conseguentemente anche dall'altra parte riesco attraverso il coltello a tirare. Guardate il filetto com'è, perfetto. In questo caso esteticamente un pochettino più gradevole, ma la funzione è la stessa. In questo caso devo friggere, quindi grossi problemi di estetica non ne abbiamo. Metto nella pastella i filetti di sardina dopo che chiaramente sono stati sciacquati e poi in olio bollente li friggo sino a doratura. Chiaramente la cottura della sardina è molto rapida, quindi per cuocere le cotolette ci vorranno pochissimi minuti. Insomma, a doratura avvenuta potete tranquillamente poi scolarli. La differenza fra pastellare e impanare è relativo alla croccantezza. La panatura dà un effetto croccante, mentre la pastella poi alla fine invece ha un effetto morbido. Quindi sono due modi diversi di assaporare la cotoletta. Ecco qua. Perfetto, adesso più o meno ci siamo, quindi posso scolare e mi dirigo a preparare il piatto per l'assaggino.
Ecco qua il piatto finito, guardate che meraviglia, uno spettacolo. Adesso assaggiamo, o meglio assaggio io. Profumo ovviamente alle erbe aromatiche eccezionale. No vabbè, accompagnata col pomodoro. Io continuo l'assaggio. Alla prossima ricetta. Proprio buona voluta. Sì.